E ragazzi, eccoci col video acquisti, manga e light novel dei mesi di giugno e luglio 2025. Ora, il programma inizialmente era di fare un video acquisti per ogni mese. Purtroppo però il mese scorso, tra i preparativi per il viaggio che ho fatto in Islanda e altri impegni vari, non sono proprio riuscito a fare nulla. Di conseguenza farò questo video proprio per raccogliere sia il mese di giugno che quello di luglio. Tolta questa piccola premessa, direi che possiamo anche cominciare. Partendo dai manga editi da Planet Manga, abbiamo il volume 31 di Natsume degli Spiriti, volume che mi è piaciuto davvero tanto e infatti mi ha anche emozionato. Ultimo volume di Boys Abyss, il numero 18, serie che a me è sempre piaciuta molto, infatti è il mio genere. C'era stato solo un frangente a tipo metà serie che mi aveva un attimo preoccupato, infatti sembrava che l'autore stesse cominciando ad allungare la storia per niente, e invece poi si è subito ripresa ed è diventata un continuo crescendo, almeno per quel che mi riguarda. Questo volume in particolare, il finale, mi ha lasciato abbastanza a desiderare. Certo, non mi ha né deluso né sorpreso, però mi ha lasciato abbastanza indifferente, ecco. Volume 3 di Kokoro no Program, uno dei miei manga preferiti, anche questo volume mi è piaciuto davvero tanto. Se non lo conoscete, si tratta di una storia drammatico-romantica dove la protagonista, quella che vedete in copertina, è un cyborg. Volume 26 di Murcielago. Chi conosce la serie saprà sicuramente cosa aspettarsi da un qualsiasi volume di quest'opera. Di conseguenza, a parte dirvi che è estremamente esagerata e pazza, non saprei cos'altro aggiungere. Passando ai manga editi da Kodansha, abbiamo il terzo volume di I Want to Love You Till Your Dying Day, un altro dei miei manga preferiti, una storia drammatico, romantico, tragica, davvero bellissima. O meglio, la storia di per sé forse non è chissà cosa, però i personaggi mi piacciono tantissimo e ci sono anche tante scene davvero emozionanti. Volume 1 di Isaac, edizione Omnibus, un manga carino. La storia invece non è nulla di particolare. Segue semplicemente le vicende di questo guerriero giapponese che viaggia per l'Europa alla ricerca dell'uomo che ha ucciso il suo maestro. Una storia di vendetta classica, insomma. Edito da Ishii Publishing abbiamo il primo volume di Bokurano, il nostro gioco. Di questa serie avevo visto anche qualcosa dell'adattamento animato, per cui questo volume è servito più da ripasso che altro. Comunque è una serie che mi sta piacendo davvero molto, le premesse già di suo sono proprio fatte per me. Edito da WZ abbiamo i volumi 4, 5 e 6 di Sakura Saku, uno shoujo romantico scolastico classico, carino e nient'altro. Passando ai manga editi da Seven Seas abbiamo il terzo volume di Imaginary. Ora, di questa serie il primo volume ai tempi mi era piaciuto davvero tanto. Il secondo invece mi aveva lasciato abbastanza a desiderare perché era diventato un manga quasi classico. Quello che contraddistingue questo manga da altri del suo genere è il fatto che l'autore disegna sempre quello che pensano i vari personaggi. È un po' difficile da spiegare, comunque se prendete in mano il primo volume capirete subito cosa intendo. Il secondo volume invece aveva perso quasi completamente questa cosa e infatti mi aveva lasciato abbastanza a desiderare. Di conseguenza avevo cominciato a preoccuparmi che la serie stesse già cominciando ad avere un declino. E invece questo terzo volume mi è piaciuto tantissimo, anche perché oltre ad aver ripreso il discorso dei pensieri raffigurati, la parte romantica ha preso una piega che mi ha davvero fatto impazzire. Volumi 3 e 4 di My Girlfriend's Not Here Today, manga yuri drammatico romantico che tratta un triangolo amoroso. Di conseguenza, se vi piace il genere, potrebbe fare per voi. A me personalmente sta piacendo tanto. Passando ai manga editi da J-Pop abbiamo il volume 12 di Final Fantasy Lost Stranger, volume molto carino, pieno ovviamente di riferimenti ai vari Final Fantasy, sicuramente un manga fatto per chi ha giocato i giochi. Bello cogliere i vari riferimenti, però la storia di per sé è ok, ecco. Volume 14 della Via del Grembiule, lo Yakuza casalingo, ennesimo volume che mi ha fatto morire dal ridere. Passando alle light novel, edita da Yen Press, abbiamo il volume Rascal Does Not Dream of His Girlfriend, volume 14 della serie, ed anche il penultimo. Volume che mi è piaciuto davvero tantissimo, e infatti mi ha emozionato a livelli incredibili. Ho infatti pianto tantissimo leggendo questo volume. D'altronde sono risaltati fuori i miei due personaggi preferiti della serie. C'è comunque da dire che questa serie è una delle mie light novel preferite in assoluto. L'unico problema è l'arco universitario in generale, che a me in quasi totalità ha lasciato completamente indifferente. È infatti solo da questo volume in poi che si è ripreso completamente. Spero che anche il volume finale sia ai livelli di questo. Carrellata di light novel che devo ancora leggere, sempre edite da Yen Press, abbiamo il volume 10 di Detective is Already Dead, il volume 14 di Our Last Crusade or the Rise of a New World, volume 21 di That Time I Got Reincarnated as a Slime. Passando alle light novel edite da Seven Seas, abbiamo il volume di Adachi Shimamura intitolato 99.9,
Volume 11 di Classroom of the Elite anno 2. Passando alle light novel edite da J-Novel Club abbiamo il volume 9 della parte 5 di Ascendance of a Bookworm, il volume 12 di Invaders of the Rokujoma e infine, edito da J-Pop, abbiamo il volume 22 di Sword Art Online. E con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, ci rivediamo alla prossima, bye bye!